L'invecchiamento è una malattia e quella malattia è curabile. David Sinclair. Vivere fino a 120 o addirittura 150 anni in perfetta salute non sarà più fantascienza, ma un obiettivo raggiungibile. Purché l'invecchiamento non sia più considerato un processo ineluttabile, quanto una malattia da curare. A proporre questo rivoluzionario cambio di paradigma è David Sinclair, famoso scienziato dell'Università di Harvard e autore del libro Lifespan, campione di vendite negli Stati Uniti. Si tratta di un vero e proprio bestseller importato in Italia con il titolo Longevità, perché invecchiamo e perché non dobbiamo farlo. Longevità è un vero e proprio manifesto in cui si propone una nuova concezione dell'invecchiamento, inteso non più come uno scorrere del tempo inesorabile verso la morte, ma un processo che si può arrestare e addirittura invertire, ricorrendo al potere rigenerante di una serie di molecole promettenti che sono attualmente allo studio e che vedremo in questo video. Il curatore dell'edizione italiana del libro, Camillo Ricordi, afferma: una volta si diceva che il nostro patrimonio genetico determinasse l'aspettativa di vita. Ora si pensa che forse contribuisca al 15%, mentre l'85% è determinato da fattori epigenetici. Si può resettare l'epigenoma e rallentare l'orologio dell'invecchiamento o farlo tornare indietro di decadi grazie a un'armata di molecole scoperte e in via di sviluppo. Da polifenoli, attivatori delle sirtuine, pterostilbene, politadine, fisetina, omega 3 e vitamina D, per citarne alcune. Anche se non molti pensano che vivere fino a 120 e oltre possa essere traguardo raggiungibile o desiderabile, un argomento su cui siamo tutti d'accordo, prosegue Ricordi, è che prolungare la sopravvivenza sana, il cosiddetto healthy lifespan o health span, rappresenta un dovere morale di qualsiasi società moderna e responsabile, dato che le malattie croniche legate all'invecchiamento sono responsabili del 90% della spesa sanitaria. Secondo Sinclair, l'invecchiamento è caratterizzato da più fattori o segni distintivi: danni del DNA, un'alterata comunicazione intercellulare e la produzione di molecole infiammatorie, il logoramento dei telomeri, ovvero i cappucci che proteggono la regione terminale dei cromosomi, l'esaurimento delle cellule staminali e molto altro. David Sinclair ha scoperto che è possibile rallentare il processo di invecchiamento e prevenire la degenerazione del corpo, ha cambiato le sue abitudini alimentari e di vita e ora si sente più giovane di quando aveva 20 anni. Nel suo libro Lifespan offre diversi consigli basati sulla sua ricerca e sulla sua comprensione scientifica dell'invecchiamento. Rimani connesso fino alla fine perché in questo video andremo a vedere nel dettaglio tutti i consigli pratici contenuti nel famoso bestseller di David Sinclair, professore di genetica alla Harvard Medical School, un genio irriverente e antiparadigmatico, pioniere e leader internazionale nel campo della ricerca su invecchiamento e longevità. Prima di continuare ti invitiamo ad iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella per non perderti i prossimi video. Cominciamo subito con i principali consigli chiave che Sinclair propone per migliorare la salute e la longevità. Numero 1. Esercizio fisico. Allenarsi 3 volte a settimana e fare esercizi che ci lasciano senza fiato per 10 minuti. Si pensa che i benefici dell'esercizio agiscano attraverso l'attivazione delle vie di resistenza allo stress interno di una cellula e molti studi hanno dimostrato che l'esercizio può aiutare a prevenire il declino dei telomeri. Secondo il professor Sinclair, fare esercizio fisico che ti fa rimanere senza fiato per almeno 10 minuti ha a che fare con l'attivazione di ciò che si chiama risposta di stress mitocondriale. Questa è una sorta di stress buono che il tuo corpo può affrontare positivamente.
Quando fai un esercizio che ti fa rimanere senza fiato, il tuo corpo si sforza e in risposta a questo stress le tue cellule attivano una serie di meccanismi di difesa, inclusa l'attivazione di geni che sono coinvolti nella riparazione e nella protezione delle cellule. Questi geni, in particolare quelli associati alle sirtuine, sono stati collegati a una maggiore longevità e a una migliore salute delle cellule. Quindi, in sintesi, quando fai esercizio fisico intenso che ti fa rimanere senza fiato, stai essenzialmente stressando positivamente le tue cellule e il tuo corpo risponde attivando meccanismi che possono contribuire a mantenere le cellule più giovani e a migliorare la tua salute generale nel lungo termine. Tuttavia, ti ricordiamo che è saggio e raccomandabile ascoltare sempre il tuo corpo ed iniziare gradualmente qualsiasi nuovo regime di esercizio, specialmente se non sei abituato a fare attività fisica intensa. Numero 2. Abitudini alimentari. Il dottor Sinclair sostiene che mangiare costantemente 3 pasti al giorno più spuntini ci fa invecchiare più velocemente. Lui mangia in un periodo di circa 6 ore al giorno e con il tempo ha imparato anche a saltare i pasti. Secondo Sinclair, il periodo in cui non si mangia è importante per potenziare le difese del corpo contro l'invecchiamento. Lo scienziato sottolinea l'importanza del digiuno intermittente per attivare i geni SIRT che sono associati a una maggiore longevità. Consiglia quindi di avere una finestra di almeno 16 ore senza cibo, seguita da un periodo di 8 ore in cui si consumano pasti in quantità moderata. Ciò può aiutare a regolare i livelli di glucosio e a stimolare la glucogenesi, un processo che coinvolge il fegato nella produzione di glucosio. Durante questi periodi avviene la pulizia del corpo e si attiva l'autofagia, un processo biologico di pulizia cellulare che smaltisce le parti danneggiate o inutili delle nostre cellule. Durante le ore di digiuno, il dottor Sinclair consiglia di assumere liquidi come tè, tisane e acqua per evitare la sensazione di fame. La pratica prevede di procedere gradualmente fino ad arrivare ad almeno 16 ore di non alimentazione, seguite da 8 ore di consumo limitato. Dopo un paio di settimane il nostro corpo si abitua e il fegato impara a generare glucosio costantemente, evitando picchi che portano alla sensazione di fame. Infine, Sinclair sostiene che la transizione verso una dieta prevalentemente a base vegetale può supportare ulteriormente questa pratica. E tu, hai mai provato la pratica del digiuno intermittente? Hai riscontrato dei benefici? Raccontaci la tua esperienza nei commenti, positiva o negativa che sia. Sarai di aiuto per chi vorrà provare ad avvicinarsi a questa nuova abitudine. Numero 3. Alimentazione, ovvero cosa mangiare. La dieta di Sinclair è incentrata sull'idea di fornire al corpo i nutrienti che supportano la funzione cellulare ottimale e riducono l'infiammazione. Nel libro suggerisce di mantenere una dieta ricca di alimenti vegetali, soprattutto quelli che contengono i polifenoli, che hanno la funzione di stimolare i geni che combattono l'invecchiamento. Nel libro parla di alimenti come il tè verde, tè matcha, verdura a foglia verde, ma vediamo più nello specifico alcuni cibi che Sinclair menziona come parte della sua dieta quotidiana. Frutti di bosco, in particolare mirtilli, ricchi di antiossidanti che possono aiutare a combattere lo stress ossidativo e a proteggere le cellule. I mirtilli, per il loro contenuto di polifenoli, hanno un particolare effetto positivo sulla salute metabolica. Verdure a foglia verde. Spinaci, cavolo riccio e altre verdure a foglia verde sono ricche di nutrienti, inclusi minerali e vitamine essenziali. Pesci ricchi di omega 3. Sinclair fa spesso riferimento ai benefici degli acidi grassi omega 3 per la salute cerebrale e cardiovascolare. Menziona quindi i pesci grassi come fonti eccellenti di omega 3. Noci e semi. Questi sono spesso menzionati per i loro grassi salutari, vitamine e minerali. Le noci, ad esempio, sono ricche di acidi grassi omega 3. Pomodori contengono licopene, un antiossidante associato a diversi benefici per la salute, inclusa la protezione contro alcune malattie croniche. Caffè e tè. Sinclair sostiene che il caffè e il tè possono avere benefici per la salute e li include nella sua routine quotidiana.
Zucca. La zucca è citata per la presenza di vitamine, minerali e carotenoidi che hanno proprietà antiossidanti. Topinambur. Questo vegetale è menzionato per il suo potenziale nell'aiutare a normalizzare i processi metabolici. Sinclair sostiene che la dieta mediterranea o la dieta di Okinawa sono una buona alternativa che lui stesso ha praticato per decenni prima di passare a una dieta esclusivamente a base vegetale. Si raccomanda la varietà nel consumo dei cibi che favorisce una maggiore diversificazione dei batteri intestinali con effetti che migliorano la digestione, la salute generale e il benessere. Numero 4. Supplementi. Sinclair menziona l'uso di alcuni integratori che possono aiutare a sostenere la salute, precisando che non vende integratori e quindi non ne raccomanderà alcuna marca nello specifico. Gli integratori che assume sono vari, come la vitamina D3 e K2, ma quelli su cui si concentra principalmente sono 3. Vediamoli nel dettaglio. Uno dei 3 supplementi da assumere costantemente è il resveratrolo, menzionato per i suoi presunti benefici anti-invecchiamento. Lui ne assume 1 grammo al giorno. Poi ancora assume ogni giorno 1 grammo di nicotinamide mononucleotide, noto anche con l'abbreviazione NMN. Si tratta di una molecola che esiste in tutte le forme di vita e ha il potenziale per aumentare la disponibilità di NAD+ nel corpo. L'NAD+ è un coenzima necessario in oltre 500 reazioni enzimatiche che svolge un ruolo nella salute metabolica, nell'espressione genica, nella riparazione del DNA e nell'invecchiamento. I livelli di NAD+ nel corpo hanno dimostrato di diminuire con l'età. Gli studi che analizzano l'NMN stanno esaminando se quest'ultimo può aumentare l'NAD+ ed aiutare ad invertire parti del processo di invecchiamento. Sinclair riferisce che i primi studi clinici condotti dai suoi colleghi di Harvard hanno dimostrato che l'NMN ha diversi benefici per la salute, come l'abbassamento del colesterolo e della pressione sanguigna, e quindi lo assume ogni giorno. A tal proposito bisogna precisare che la ricerca è ancora nelle sue fasi iniziali, quindi la prova dei benefici negli esseri umani è carente. Potrebbe essere saggio aspettare ancora un po' mentre la ricerca continua. Nel frattempo, come il resveratrolo, anche l'NMN può provenire dalla tua dieta. Lo troviamo nei broccoli, nei cetrioli, nell'avocado, nei pomodori e nell'edamame. Tuttavia, come per il resveratrolo, devi mangiare molti e molti broccoli per ottenere la dose di NMN che corrisponde a quella che potresti assumere con gli integratori. L'altro supplemento che assume Sinclair quotidianamente è 1 grammo di metformina. Quest'ultimo è un po' più controverso perché è classificato come farmaco, il che non significa che sia necessariamente pericoloso, anzi è uno dei farmaci più sicuri al mondo ed è usato per il diabete di tipo 2, per controllare lo zucchero nel sangue. E ciò che è stato riscontrato è che le persone che assumono metformina tendono a vivere molto più a lungo e sembrano essere più protetti da malattie cardiovascolari e dal morbo di Alzheimer. Numero 5. Cibi da evitare. Sinclair raccomanda sicuramente di evitare lo zucchero, i carboidrati raffinati, la carne, i latticini e l'alcol che possono danneggiare la salute e accelerare il processo di invecchiamento. Fra tutti il grande killer è lo zucchero, il glucosio dello zucchero, in particolare il fruttosio. Inoltre il professore ricorda che le cellule cancerose amano lo zucchero, vivono di zucchero e questa è un'altra ragione per cui dovremmo cercare di tenerlo basso e di evitare troppa frutta zuccherina, soprattutto i succhi di frutta. Inoltre, se proprio si desidera assumere qualcosa di dolce, è bene consumarlo alla fine di un pasto, non a digiuno. In tal modo si riduce il picco di glicemia. Un altro alimento che Sinclair ha eliminato dai suoi pasti è il pane e a seguire la carne, anche se non si dichiara contrario alla carne o al pesce, ma sostiene che sarebbe meglio ridurla a favore di alimenti di origine vegetale. Lo scienziato dice di aver eliminato anche i latticini e infine gli alcolici, e per chi non se la sente di rinunciare del tutto al vino rosso suggerisce di scegliere tra varietà che contengano una maggior quantità di resveratrolo, come il pinot nero. Prima di vedere gli ultimi e importanti consigli del professor Sinclair, metti un like se il video ti sta piacendo e ricordati di iscriverti al canale, per noi è un supporto importante. Esposizione al freddo o più in generale uscire dalla zona termoneutrale. La maggior parte della nostra vita è trascorsa in stanze riscaldate, si suggerisce quindi di esporsi a temperature al di sopra e al di sotto di ciò con cui i nostri corpi sono a loro agio.
L'esposizione controllata al freddo può attivare processi benefici nel corpo e stimolare la produzione di tessuto adiposo bruno, che è molto più facile da bruciare e da utilizzare come energia. Inoltre aiuta a prevenire il processo di invecchiamento e ad attivare le vie resistenti allo stress. Il consiglio quindi è di fare saune, passeggiate e attività fisica al freddo e sicuramente di abbassare i termosifoni. Il professore della Harvard parla anche di sonno di qualità, fondamentale per la rigenerazione del corpo, e a tale scopo si consiglia di evitare distrazioni elettroniche prima di coricarsi e mantenere routine regolari. Gestione dello stress. Anche l'eccessivo stress può accelerare il processo di invecchiamento. Sinclair suggerisce tecniche di gestione dello stress come la meditazione e la mindfulness. Relazioni sociali. La connessione sociale è importante per il benessere generale. Sinclair evidenzia il ruolo delle relazioni umane nella promozione della salute mentale e fisica. David Sinclair non è un medico ma un ricercatore e, sebbene sia felice di condividere il suo regime, ci tiene a dare delle avvertenze che riportiamo anche noi qui di seguito. Numero 1. Quello che fa lui non è necessariamente né probabilmente quello che dovresti fare tu. Numero 2. David non sa se quello che fa funzionerà sicuramente per lui. Numero 3. Non ci sono trattamenti per l'invecchiamento che sono stati sottoposti a rigorosi test a lungo termine. Questi consigli sono basati sulla ricerca scientifica disponibile al momento della pubblicazione del libro e riflettono l'approccio olistico di Sinclair per affrontare l'invecchiamento. Come sempre è consigliabile consultare un professionista della salute prima di apportare significative modifiche al tuo stile di vita. Resta sano, resta informato e al prossimo video!